Come si usano i verbi riflessivi in italiano? Lo scopriremo nel video di oggi. Vedremo insieme che cosa sono i verbi riflessivi e reciproci, com'è la loro coniugazione e quali sono i verbi che devi assolutamente conoscere. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da più di 10 anni mi occupo di formazione linguistica e so bene quanto i verbi riflessivi possano creare problemi. Ecco perché oggi ti aiuterò a comprenderli. Cominciamo dall'inizio e facciamolo come piace a me, cominciando dalla pratica. Vediamo in che modo i verbi riflessivi si distinguono dagli altri verbi. Guardiamo insieme queste due immagini. Nella prima leggiamo che Mario lava i piatti. Nella seconda Mario si lava. Nel primo caso abbiamo usato il verbo lavare. Mario lava i piatti. L'azione del verbo è verso i piatti, cioè verso l'esterno. Nel secondo caso si usa invece il verbo lavarsi, che è appunto un verbo riflessivo. Mario si lava, cioè lava se stesso. L'azione del verbo è diretta verso chi la fa. Si comportano come i verbi riflessivi anche i verbi reciproci. Vediamo di capire di che cosa si tratta. Quando diciamo Mario e Carlo si salutano, significa che Mario saluta Carlo e Carlo saluta Mario. I verbi reciproci descrivono un'azione tra due persone. Ognuno fa l'azione verso l'altro. Questi verbi sono usati al plurale per indicare azioni reciproche, ovvero corrispondono a ciò che in inglese viene espresso con each other o one another. Passiamo ora alla coniugazione. Vediamo com'è appunto la coniugazione di questi verbi. Vediamo insieme uno schema riassuntivo. Come vedi, in questo schema possiamo vedere i verbi che finiscono in arsi, ersi e irsi, e ciò che contraddistingue i verbi riflessivi è l'uso del pronome, il pronome riflessivo, appunto. I pronomi sono mi, ti, si, ci, vi, si. Stai imparando qualcosa di nuovo? Se sì, ti invito a mettere un mi piace e anche ad iscriverti alla mia newsletter. Lo puoi fare gratuitamente sul mio sito elisabettamaccani.com, dove troverai anche una sorpresa, una guida gratuita, e ricorda che d'ora in poi riceverai una video lezione direttamente nella tua casella di posta elettronica. Vediamo ora quali sono i verbi riflessivi più importanti, quelli che devi assolutamente conoscere. Svegliarsi, alzarsi, farsi la doccia, lavarsi i denti, lavarsi le mani, asciugarsi, pettinarsi, truccarsi, farsi la barba o radersi, vestirsi,
guardarsi, per esempio allo specchio, allenarsi, divertirsi, spogliarsi, che significa togliersi i vestiti, mettersi ad esempio il pigiama, addormentarsi, rilassarsi, laurearsi, che è quello che si fa quando si terminano gli studi universitari, ubriacarsi, cosa da evitare, sdraiarsi, dimenticarsi, annoiarsi, ammalarsi e arrabbiarsi. Passiamo ora ai verbi reciproci: abbracciarsi, innamorarsi, aiutarsi, conoscersi, sposarsi, salutarsi, vedersi e per finire telefonarsi. Ti ricordo che la teoria non basta, bisogna rafforzare le connessioni neurali mettendo subito in pratica ciò che hai imparato. Ti invito pertanto a scegliere almeno 3 verbi e a scrivere delle frasi di esempio qui sotto nei commenti. E se preferisci fare un breve test sui verbi riflessivi e sulla cultura italiana, ti consiglio la visione di questa videolezione. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.